Un saluto a tutti e benvenuti a questo webinar della manifestazione virtuale Arcline XP Virtual Expo, una fiera virtuale interamente dedicata ad Arcline. Io sono Marco Guglielmin, oggi rappresento la Cadline Software, distributore italiano del prodotto. Oggi vi parlerò di MAP, ovvero di impianti. Quello che vi presenterò è un'anteprima di ciò che potrete ricevere con la versione 2022 del software. Arriverà orientativamente verso la prossima primavera. Come sapete è già dal 2020 che Arcline si sta evolvendo, sta introducendo sempre più strumenti multidisciplinari. La nostra visione infatti è che il BIM non può limitarsi solamente all'architettura, ma che il progettista al giorno d'oggi deve disporre di strumenti per poter gestire anche la componente impianti. Gli impianti infatti sono un aspetto importante nella progettazione che molto spesso incide nelle scelte architettoniche. L'architettura infatti molto spesso deve soddisfare non solo esigenze funzionali del committente, ma ha il compito anche di ricreare quegli spazi per il passaggio ad esempio di tubazioni o di condotte. Direi di non perdere altro tempo e di farci un giro all'interno del nuovo Arcline. Bene, per chi non lo conosce, questo Arcline è dotato di una barra di strumenti dedicati alla disciplina impianti che si unisce agli strumenti relativi alle altre discipline. Cominciamo con il caricamento di un progetto architettonico che fungerà da traccia per la progettazione, insomma, della parte impiantistica. Stiamo usando BIM Leader, che diciamo è la piattaforma CADline di cui però vi parleremo in un altro evento. Quello su cui ci concentriamo è la funzionalità relativa alla collaborazione tramite IFC. In questo caso stiamo collegando al nostro ambiente di lavoro, al nostro progetto Arcline, un modello architettonico svolto da noi stessi, svolto da un collaboratore. Quello che sto trasmettendo è, diciamo, l'approccio che consigliamo anche di utilizzare dovendo gestire discipline diverse. Questo per mantenere anche ordinato il tutto. Arcline, ecco, consente di quindi caricare un modello. Questa è la funzione simile alla funzione XREF che si utilizzava per i disegni CAD, diciamo, adesso è disponibile anche per modelli BIM. Il modello IFC si integra nell'ambiente di lavoro, ne vediamo i suoi piani e la sua struttura. Gli oggetti sono selezionabili, posso accedere chiaramente a tutte le informazioni di progetto, i property set del modello e diciamo rimane lì come riferimento. È un link, non posso toccarlo, ma qualora venga aggiornato il file esterno collegato, rivedrò gli aggiornamenti anche all'interno del mio ambiente in cui sto lavorando. Quindi è anche un modo per collaborare, ecco. Tra le prime operazioni che svolgiamo c'è quella di preparare l'ambiente alla modalità multidisciplinare. Vedremo che questo ci aiuterà per strutturare la barra gestione progetto in modo da poter appunto vedere in modo distinto quello che è la traccia architettonica da quello che invece è il progetto impianti. Dunque, iniziamo. La prima operazione da fare di solito è iniziare con l'inserimento dei dispositivi. Si apre tutto un capitolo dedicato alle librerie che affronteremo in seguito. Gli oggetti MAP sono degli oggetti speciali, sono contraddistinti da quella iconcina rossa e perché portano al proprio interno tutto un concetto di connettori intelligenti che determinano criteri per collegamenti automatici. Ecco, vedete, appena inserisco il primo oggetto map, la barra gestione progetto si struttura e quindi comincia a lavorare su questo ambiente a me parallelo. Quindi inserito, diciamo, questo primo oggetto, adesso proviamo ad andarne a inserire degli altri. Diciamo che, ecco, un concetto abbastanza importante è che possiamo prepararci l'ambiente di lavoro per andare a inserire quello che è la nostra parte impiantistica, non lavorando solamente sulle piantine, sulle viste 2D CAD, ok? Ma questo è un esempio di collaborazione, di lavoro con approccio BIM, approccio tramite condivisione di modelli AFC.
Quindi diciamo che Arcline, essendo un prodotto che gestisce il 3D, genera naturalmente anche una sezione che diventa ambiente di lavoro e che mi offre quindi una prospettiva in più, diciamo, nel modo di ipotizzare e di disporre quella che è la mia rete. Proprio perché quello che andiamo a fare ora è sostanzialmente uno sketching, cioè stiamo cercando di seguire un po' quello che è un flusso di lavoro tipico che preveda appunto un approccio sempre più, cioè, gradualmente sempre più approfondito nell'inserimento dei vari dispositivi. Arcline alle basi ha un CAD 2D, quindi diciamo che si ereditano tutti i benefici, tutti i plus di un approccio normale CAD, uniti però, vedete, anche a un approccio con cognizione 3D di quello che sto facendo. Lo stesso oggetto che vedo in pianta è lo stesso che vedo in 3D e quindi posso ad esempio modificarne la sua elevazione beneficiando di quella che è la vista di sezione, una vista di progetto. Eh, Posso inserire dei valori manuali all'oggetto in modo da posizionarlo ad una quota precisa. Diciamo che vediamo un po' questo come un'evoluzione di un approccio che si farebbe con un normale CAD 2D, ecco. Possiamo inserire, contraddistinguere questo blocco anche con una serie di caratteristiche. In questo caso gli abbiamo detto che ha un terminale d'aria che ha una portata di 900 litri secondo. Cominciamo ad inserire delle informazioni che vedremo in una fase successiva ci serviranno anche per calcolare, per dimensionare questa rete. Ma rimaniamo un attimo negli aspetti legati al CAD. Questa per esempio è la funzione coppia matrice. Questa si applica a qualsiasi elemento di Arcline, si definiscono copie in asse X, in asse Y e quindi velocemente posso preparare una distribuzione automatica. Ecco, adesso stiamo un po', diciamo, esplorando, giocando con tutti questi strumenti CAD di Arcline. Quello che vorrei porre appunto all'attenzione è questo approccio, diciamo, molto libero, molto flessibile e con diciamo, il beneficio di utilizzare tutte le funzionalità tipiche di puro disegno 2D. Quindi se ad oggi qualcuno di voi già gestisce queste problematiche, questi aspetti della progettazione con un approccio normalmente cadiano, credo che potrà trovare delle similitudini e al contempo anche diciamo dei vantaggi e delle unicità sul fatto che tutto quello che stiamo facendo in 2D in realtà contribuisce già a preparare un modello tridimensionale. Queste sono le funzioni di allineamento, anche queste funzioni forse poco conosciute all'interno di Arcline, ma che permettono, selezionati due oggetti, selezionata una linea di riferimento, di allinearci oggetti ad essa. Le distanze relative, quindi clicco un oggetto, ne blocco la posizione e impongo una distanza con un altro oggetto. L'inserimento con un punto di riferimento, quindi inserisco a 1,50 m da un altro elemento. E per concludere potrebbe essere anche interessante mostrare la copia simmetria, quindi una delle altre funzionalità del CAD avanzato, diciamo, di Arcline. Bene, quindi completiamo un po' quello che è lo sketching. Vedete che l'approccio è abbastanza libero e flessibile finora. E andiamo poi ad analizzare un altro strumento che è il condotto. Il condotto, diciamo, è uno strumento più parametrico rispetto ad un normale oggetto perché ne scelgo un profilo, ne scelgo delle dimensioni. Inizialmente inserisco delle dimensioni, anche se poi non saranno quelle o se verranno modificate, perché comunque parto con dei riferimenti. Già da questa schermata però cominciamo a vedere come il software è orientato anche a successive operazioni di dimensionamento, con la possibilità di bloccare, di vincolare le dimensioni in funzione di certi criteri. Procediamo però intanto con lo sketching, cioè la prima fase è sempre quella di abbozzare quella che è la soluzione e poi pian pianino correggerla affinché mi dà congruenza. Quindi accentriamoci su questo cavedio che era stato predisposto proprio per le condotte. Inseriamo questa prima condotta. Come
in architettura il muro, il solaio, la linea hanno tutti i grip, così la parte impianti ho tutte le funzionalità di controllo del nodo, quindi sposta nodo, aggiungi nodo, linea arco. Il modo con cui vedo poi l'impianto è solamente un modo con cui scelgo di rappresentarlo. Potrei lavorare in monofilare, quindi attivare solo la rappresentazione bassa, oppure rimanere con una visualizzazione che mi dia già l'idea dell'ingombro. Anche in questo caso l'uso simultaneo di pianta e di sezione, proprio perché stiamo ragionando appunto già orientati agli ingombri, agli spazi. Portare su un oggetto in sezione mi permette appunto già di valutarne un suo posizionamento in modo immediato, e comunque, avendo le proprietà, posso sempre correggerlo tramite i parametri. Adesso viene la parte un po' più divertente, che dovrebbe, diciamo, contribuire a rendere veloce, diciamo, la progettazione di una rete, ed è l'instradamento. Arcline propone due tipi di instradamento, uno automatico e uno semi-automatico o manuale, che permette appunto di collegare dei device a dei tratti di tubo o di condotto, andando a guidarlo, cioè guidare l'instradamento fino ad un certo punto, e poi quando ritengo di volerlo connettere, confermo e lui si connette in modo lineare. Ecco. Esiste anche l'instradamento totalmente automatico. Per andarlo a vedere, adesso entriamo un attimo un po' più in dettaglio. Attiviamo la profondità di questa sezione, così da vedere una sezione limitata solo a questa porzione. Infatti vediamo che la vista di sezione adesso si è aggiornata. Andiamoci dentro, quindi non abbiamo ciò che sta in profondità a disturbarci, e vediamo la tecnica invece di instradamento automatico. Sostanzialmente prevede la connessione automatica di un device a un tubo condotto in modo totalmente automatico, basta fare 2 clic. Questa è particolarmente indicata quando la distanza è breve, perché chiaramente l'algoritmo seguirà una linea. Potrebbe anche essere utilizzata in distanze più lunghe, in quel caso il software ha degli algoritmi che vanno a ricercare il percorso ottimale. Spostiamo questa sezione un po' più avanti, per analizzare alcune funzionalità comunque di connessione sulla seconda linea di diffusori. Utilizziamo sempre le tecniche di instradamento, quindi partiamo da qui, colleghiamoci qui in modo automatico. La connessione che prima ho mostrato con un focus in sezione, in realtà può avvenire anche con un clic veloce direttamente dalla pianta, quindi si fa un clic, si fa instradamento automatico, e praticamente lui già sente che è sopra un pezzo di condotto, e quindi sostanzialmente con un clic si conferma subito la connessione. Ecco. Vediamo in sezione che sta apparendo quello che ho fatto. L'ultima parte per chiudere questa piccola rete è la connessione all'unità di ricambio aria. Vediamo come questo è un oggetto speciale, ci sono tutti i connettori, poi li spiegherò meglio, e partendo da un condotto, diciamo, di aria dimandata, comincio e vado a collegarmi alla rete che finora, diciamo, era generica. L'insieme dei connettori mi dà quello che è l'intelligenza di tutto il sistema e i criteri di connessione. Non posso collegare elementi che hanno sistemi differenti, non posso collegare un tubo d'acqua calda con un tubo d'acqua fredda, per intenderci. Prima di arrivare al concetto di sistema, vediamo, Arcline al proprio interno, su questa cosa un po' bizzarra, la fa perché ha tutta una serie di vincoli di proprietà, non so, una raggiatura minima, una distanza minima di uscita, quindi lui negli algoritmi automatici cerca di applicare le regole matematiche che vado ad imporre. L'ho fatto, diciamo, per mostrarvi un po' anche la flessibilità in realtà di lavorare per nodi, e lavorarci in pianta, ma lavorarci anche in sezione. Quindi in questo momento sto, vedete, sfruttando, diciamo, il beneficio della vista 2D di sezione per perfezionarmi e per correggermi quello che secondo me deve essere l'instradamento di questo pezzo di condotto. Tornando in vista, diciamo, 3D, abbiamo dei criteri di filtro, possiamo vedere i modelli
insieme, oppure possiamo limitarci alla vista di solo uno dei modelli. Ricordo che finora, vedete, l'architettonico è stato messo come collegamento, quindi ecco, non disturba la vista. Concetto di sistema. Il sistema è una cosa molto importante. Vedete, Arcline sente in funzione dei connettori applicati agli oggetti che tutto questo è un sistema connesso. È un sistema che ha una delle tipologie indicate, in questo caso sarà l'area dimandata, conseguentemente può applicare anche delle sovrascritture di visibilità, ma la cosa importante è che comunque riesce a tenere insieme tutti gli oggetti tra loro connessi. E soprattutto Arcline ha l'intelligenza di capire quella che è la suddivisione in rami di tutta questa rete, e quindi ci offre già un primo step per orientarci a quello che è il calcolo di una rete. Vedete, qui intanto abbiamo l'elenco nel gestore del browser di tutti i dispositivi connessi. Ci salta subito all'occhio, ad esempio, che c'è questa unità di gestione di ricambio aria senza il parametro pressione. Mettiamoglielo, quindi mechanical equipment e 1700 PA Pascal. Andiamo a... Ecco, quello che stavo dicendo è legato ai rami. Vedete, ogni ramo in realtà viene in modo logico tenuto insieme. In Arcline diciamo, si sta predisponendo anche una funzionalità per l'esportazione diretta di questi rami. Tramite i capitoli di documentazione possiamo ad esempio andare a generare quello che è un Excel con tutti i rami, nodo per nodo, sviluppati in maniera intelligente ovviamente, con lunghezze, numero di curve, profili e tutti i dati, diciamo, che poi possono servire ad un calcolo. Calcolo che può avvenire in modo tradizionale, e quindi Arcline si limita ad essere un modellatore, quindi si entra manualmente all'interno dei singoli tratti, si imposta una dimensione diversa, derivata magari da ragionamenti fatti separatamente, e il programma si occupa di mantenere la congruenza andando ad inserire i rispettivi riduttori. Oppure, diciamo, lo stesso ragionamento lo posso applicare anche a interi rami, quindi in questo caso invece di modificare il singolo tratto modifico tutto il ramo, lui lo riconosce proprio perché dietro c'è il concetto di sistema, e quindi, non so, invece che 60-30 diventa 55-20-35, lui si riduce e conseguentemente anche la connessione a tutto il resto rimane invariata. Ecco, o si adotta questo criterio, oppure Arcline diciamo, sta implementando anche quello che è un metodo di calcolo e dimensionamento automatico basato sulle equazioni di Darcy-Weisbach. È un metodo, diciamo, generico, lo sappiamo, però può offrire comunque un primo livello di consapevolezza, ecco, della congruenza di quello che stiamo realizzando. Quindi diciamo che si può rivolgere in modo trasversale, insomma, a chiunque abbia la necessità di cominciare ad abbozzare una prima soluzione. Oltre a questo ci sono una serie di criteri, di vincoli che si possono andare ad impostare per forzare determinate scelte, come ad esempio in questo caso vogliamo forzare che questo primo ramo venga bloccato alle altezze date, diciamo alle dimensioni, al profilo di sezione dato, e quindi il calcolo lo manterrà, cioè ne darà priorità e adeguerà il resto in funzione dei valori di flusso. Ecco, cosa succede quando calcolo? Succede in modo automatico quello che prima stavo andando a fare in modo manuale, quindi premendo il tasto calcolo e cliccando in qualsiasi punto, il programma prima di tutto fa un controllo di congruenza, quindi mi dice è impossibile iniziare il calcolo perché il sistema non è chiuso. È vero, lui fa un controllo e rileva che non ci sono informazioni sufficienti per chiudere, no? E quindi vado ad aggiungere un terminale, sia da questo lato sia da quest'altro che avevo scordato. Dopo i controlli di congruenza parte con il dimensionamento secondo le formule interne. Chiaramente questa fase è ancora in fase di sviluppo, voi state vedendo, siete i primi che vedete un'anteprima di tutto ciò, e ad ogni modo quello che volevo esporre era proprio questo, diciamo, si può
imporre dei limiti, si può andare a porre ad esempio un limite di altezza a un determinato condotto per degli eventuali impedimenti, e quindi si va un po' a guidare il software eh, nelle scelte, diciamo, di dimensionamento automatico. Tutto questo, diciamo, viene confezionato nell'ottica che comunque sopra questo sistema di modellazione non si esclude che in futuro non possano esistere strumenti, dei plugin di calcolo dedicato sviluppati anche da terze parti. In questo caso vediamo come il software si comporta in maniera diversa in funzione delle impostazioni dei vincoli dati. Bene, questo diciamo circa la parte condotte. Possiamo proseguire anche con altri aspetti, quelli relativi alla documentazione. Arcline tra le sue funzionalità c'ha le funzionalità di quota, quindi quota etichetta, quota lunghezze, abachi, tabelle, insomma c'è i tag, e quindi quello che stiamo vedendo qui è un piccolo esempio, insomma, di come possiamo andare a completare quella che è la documentazione di progetto. Anche qui sottolineo il fatto che l'approccio che stiamo scegliendo è un approccio già orientato al BIM, quindi ok, voglio un abaco delle tubazioni, lo estraggo dal modello BIM, quindi gli oggetti ci sono, il programma mi estrae la lista. Voglio creare un abaco delle componenti di impianto, quindi quante curve, quanti raccordi, quanti diffusori, lo estraggo, il software mi analizza il modello e dal modello mi genera il numero di dispositivi. Sono tutte tabelle ovviamente editabili e gestibili anche manualmente. Poi con il CAD possiamo andare a perfezionare lo stile grafico, quindi abbiamo a disposizione tutto il set di strumenti 2D, dalle linee alle polyline ai retini, quindi anche a livello di dettaglio grafico possiamo poi impaginare e intavolare disegni con quello che sarà il nostro stile grafico, e beneficiando però di quello che è l'automatismo e quindi la generazione degli elaborati che arrivano già dal modello, quindi sezioni, prospetti e planimetrie ovviamente già generate. Questa è una esposizione di come Arcline gestisce la tavola di stampa. C'è uno strumento dedicato, una vista di progetto dedicato all'impaginazione, e la tavola di stampa è l'ambiente più simile al foglio che esista, perché vedete anche la squadratura. Questo era un formato ben preciso di foglio in cui si possono inserire i disegni con il drag and drop, si trascinano proprio le tavole di progetto, tavole che rimangono aggiornate anche all'aggiornamento del progetto stesso, e pian pianino insomma si possono comporre le nostre impaginazioni. All'interno di questa tavola posso inserire testi, posso inserire blocchi, e quindi posso inserire per esempio un cartiglio, una testatina, e completare appunto il disegno. Bene, facciamo ora un focus sulle librerie di oggetti e in particolare il concetto di connettore. In Arcline possiamo caricare oggetti da svariate fonti, quindi possiamo accedere a tutti i cataloghi di oggetti BIM, per esempio dal portale BIM Object o altre sorgenti. Possiamo ovviamente importare oggetti in formato FC, in formato RVT, RFA, quindi diciamo che si può creare tutto un set di librerie predisposte, diciamo, per le componenti impiantistiche. L'aspetto interessante di queste librerie sono i connettori. Ora, ci sono oggetti BIM, possono arrivare già con questi connettori. Qualora non ci siano, questo è il sistema con cui andarli a realizzare. Attraverso il connettore vado a dire che in quel determinato punto vi è un aggancio per un tipo di sistema, per esempio un'acqua calda sanitaria, un flusso, una direzione, e questo dà l'intelligenza, quindi va automaticamente a assegnare quell'oggetto, comunque quel connettore di quell'oggetto, a quel tipo di sistema. È un concetto fondamentale nella parte impiantistica, perché le connessioni non avvengono in modo libero, ma avvengono in modo guidato dal software, che sempre più, diciamo, sviluppa e implementerà criteri di controllo. Ecco.
L'oggetto, una volta memorizzato, possiamo tenerlo nella nostra libreria assieme a tutti gli altri oggetti, ma si contraddistingue appunto da quel marcatore per essere un oggetto map. Nello stesso progetto andiamo ora a vedere un'applicazione in ambito sanitario. Per la cronaca, questo progetto è uno spogliatoio di una palestra di un polo scolastico, e vediamo che abbiamo impostato i modelli in questo modo. Adesso prima avevamo fatto l'impianto delle condotte, questo è l'impianto invece sanitario. Un impianto a collettori. Vediamo come disegnare le tubazioni sostanzialmente. Le tubazioni possono essere disegnate in modo manuale, come sto facendo ora, cioè vi faccio vedere la prima opzione, e quindi disegno in modo grafico, quindi disegno una polyline con in più il concetto di elevazione, quindi posso scegliere di portarmi a una determinata quota indipendentemente da dove mi trovo, e con l'intelligenza appunto del sistema, quindi finché sto disegnando tubi acqua calda, se mi avvicino a dei device di acqua calda sanitaria, essi si illuminano e quindi mi danno gli snap, i riferimenti. Posso disegnare quindi in modo direttamente dalla pianta, oppure anche partendo dalle proprietà dell'oggetto, come in questo caso. Scelgo il connettore e inizio. Mettiamo a quota 0,5 5 cm sotto massetto le tubazioni dell'acqua fredda, mentre quelle dell'acqua calda erano a 10 cm, quindi le teniamo per comodità a quote diverse. Portiamoci qui a 90 cm di elevazione, quindi digitiamo 90 e andiamo a fermarci dove ci sarà la connessione con il rubinetto. Questo tipo di approccio può essere fatto così in pianta, può essere fatto anche in 3D. Quindi il bello di avere un 3D è che anche in 3D si può disegnare, e il 3D può tornare comodo per certe situazioni, come in questo caso. Se vado a eseguire un offset di questa tubazione, vediamo che poi il programma mi ancora, e quindi posso portarmi, diciamo, allinearmi a quello che è un device già presente nel modello, di cui magari non conoscevo esattamente la quota. Il disegno manuale può avvenire anche in vista 3D. Arcline ha una griglia intelligente che permette di mantenere sempre allineati gli assi di riferimento in relazione della direzione da cui provengo. Ora stiamo facendo, diciamo, questo a titolo dimostrativo per mostrare quelle che sono le funzionalità di modellazione del software. Questa connessione qui la svolgiamo attraverso il comando di connessione automatica, quindi semplicemente decido di andarmi a connettere su questo tubo, solo questo perché è appartenente al suo sistema omogeneo, e invece questo lo andiamo a connettere su quell'altro. Scendiamo giù e quindi vediamo che insomma stiamo eseguendo operazioni simili a quanto fatto prima, ma con in più l'opzione per innestarsi su delle tubazioni già presenti. Ecco, questo è l'approccio manuale. Ovviamente parto sempre da quello più lungo, più noioso, e quello su cui stiamo lavorando però è anche un approccio molto più veloce, molto più schematico, e che deleghi al software molte operazioni noiose di instradamento. Quindi per connettere ad esempio questo lavandino al collettore lavoro in modo diverso. Faccio clic sul lavandino, clic sul collettore e fa lui. Okay. Poi faccio il processo inverso, collego il collettore al lavandino in modo automatico, senza disegnare nessuna tratta. Ecco, il programma appunto fa lui. Poi sarà comunque semplice andare a correggere questa disposizione. Vi faccio però notare una cosa. Vedete? Le tubazioni rispettano delle quote differenti. L'acqua calda sta a 10 cm, l'acqua fredda sta a 5. Ho creato la suddivisione apposta per spiegarvi il concetto. Questo perché tra le proprietà generali del disegno, legato al sistema acqua calda sanitaria, acqua fredda sanitaria, ci sono quote di riferimento. Quindi il programma, negli algoritmi automatici, lui per prima cosa cerca di portarsi alla quota, e poi quando arriva in prossimità del dispositivo risale in modo automatico. Quindi dà priorità a quello che è la quota di riferimento.
Ecco, quindi sicuro lavorare in modo automatico così è la scelta più veloce, perché poi comunque possiamo sempre, in questo caso magari le tubazioni devono passare in prossimità della porta perché è più conveniente, facciamo un offset come stessimo facendo l'offset di una polilinea, ma in realtà come vedete dietro ci stiamo portando sempre l'ambiente 3D con noi, ecco. Ovviamente concetto anche qui di sistema, colorazioni delle tubazioni. E quindi questo è un piccolo cenno anche sugli aspetti legati appunto alle tubazioni. Ovviamente l'argomento è molto vasto, si potrebbe parlare molto di tutto ciò, spero insomma che questi primi cenni all'argomento possano aver suscitato, ecco, l'interesse di chi ci sta guardando. Vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar, spero sia stato di interesse. Vi ricordo che sono in corso le promozioni Black Friday e quindi approfittatene, questo è il momento migliore dell'anno per trovare il prezzo più conveniente. E il Black Friday sarà appunto il giorno 26 novembre. E niente, vi saluto e vi lascio, vi auguro una buona continuazione di questa Virtual Expo e mi auguro che possiate trovare contenuti interessanti anche dagli altri partner internazionali.